Eccoci qua, nell'Asia centrale più centrale che si può, in Uzbekistan. Viaggio parzialmente inaspettato, anche se pieno di aspettative. Da quassù il paesaggio naturale è splendido, ma come non pensare a questo paese senza la via della seta? E questo è ciò che si farà, ovvero la classica visita delle tre grandi città uzbeke lungo uno dei bracci della via più famosa al mondo. Samarcanda, Bukhara e Khiva. Naturale punto di partenza non può che essere la capitale Tashkent, però è bene fare una premessa. La visita è stata fatta nel luglio 2019 e l'Uzbekistan, dopo la morte del suo primo presidente Islam Karimov e l'arrivo di Shavkat Mirziyoyev, è diventato un paese estremamente più aperto al turismo. Piccolo esempio, fare foto o video della splendida metro prima era vietatissimo. Anche l'entrata ed uscita dal paese è estremamente più semplice e snello rispetto a prima. Detto ciò, purtroppo a posteriori, la mia visita di Tashkent è stata condensata in meno di un giorno e quindi ho visto davvero l'essenziale. Ma senz'altro vale la pena stare più giorni perché la città è veramente vivace e interessante. Prima tappa obbligata è la piazza Kastimam, il cuore islamico di Tashkent, ed architettonicamente un concentrato degli stili ed edifici che da qui in avanti diverranno consuetudine. Nella piazza c'è la moschea Hazrat Imam, la madrasa Barak Khan e non distante il mausoleo di Abu Bakr Mohammed Kafal Shashi. Seconda tappa non può che essere il Corso Bazar. A me i mercati piacciono sempre perché danno un'idea di come sono le persone, dei loro comportamenti, della loro cucina, nonché uno spaccato della vita di tutti i giorni dei locali. Metteteci inoltre che si è in Asia centrale, dove tutte queste componenti sono alquanto diverse da ciò che sono abituato in Europa. Un'architettura splendida ed il gioco è fatto. È stato forse il mio posto preferito, almeno a Tashkent. E dopo il tentativo di vendita, penso di qualche sorta di fegato, gentilmente rifiutata col mio improbabile mix di lingue slave, Не говорю по-русски. А русский не знаешь, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот ты вообще ты откуда сам? Italia. Точно итальянец, да? Italia. Я узбек. Marco. Как сам, нормально вообще? Вообще, в общем, нормально? Как Узбекистан? Я. Вообще, как город, как? Красивый. Первый день здесь. Возьмите что-нибудь. Да, не можу. Печень есть, печень. Не можу. Я. Чао. Ты сам посмотри. Я. Да. Я. Да. Не можу. Что? Ale не можу. Каче. Здесь, банки. Не можу. Брат. Спасибо. mi dirigo verso la splendida cupola centrale.
Terza ed ultima tappa è una veloce visita della centrale Amir Timur Maidoni. Per la sera penso di essere stato abbastanza fortunato. Dovrei aver trovato una sorta di non so che tipo di festival sportivo con della bella musica dal vivo. E siamo al primo trasferimento, un pochino diverso da quello che si faceva da queste parti qualche tempo fa con le carovane. Si va in treno, rapido rapido, verso Samarcanda. Ja, so, c'est Uzbek. Да, да. Откуда? Самарканд? Нет, нет. Из Кашкадарьи, Карши. Карши, Карши. Ага. Там Шарсавиз, там есть у нас. Arrivato a Samarcanda è piacevolmente impressionato che tutti mi cercano di parlare. Il problema è che non so mettere due parole di numero in fila. Futbolista Totti. Spalletti, Francesco Totti. Spalletti. Spalletti trainer qua. Training Roma. San Pietro. Uzbekistan, ne? Uzbekistan slabo. Uzbekistan dengi malo da je futbolist. Italija mnogo da doba. Mnogo. Milion dolar, milion euro. Nije vic, mnogo. Испания milion euro dolar. Очень много. Anglija вот. Germana çiçil mana. Germania je Bayern Munich. München, Bayern Munich. Bavaria, da. A ja люблю Самарканд. Я люблю Самарканд. 40. Ammazza quanto pesa sto banco. E dopo la scorpacciata del tipico e rinomato pane di Samarcanda, si va ad una prima avvolgente immersione nei colori, suoni e sensazioni di uno dei fulcri dell'antica Via della Seta.
Mana shu kelgan insonlarni tilak istaklarini shular ruhiyat haqi Parvardigor o'zing qabul mag'firat qilgin Alloh. Salomat. All'appello manca Sua Maestà il Registan, ma anche qui fortunato per la seconda serata consecutiva. Dovrei aver trovato infatti uno dei pochi spettacoli serali della stagione. E dopo una sostanziosa colazione, la giornata si apre con la visita approfondita del Registan, che è forse il luogo più affascinante ed intrigante di tutta l'Asia centrale. Registan vuol dire luogo sabbioso. Questo probabilmente perché quella che prima era solo una piazza era coperta di sabbia. Questa piazza era ovviamente il fulcro sociale della città, una città antica quanto Roma, e veniva utilizzata per tutte le manifestazioni pubbliche, nonché anche come bazar. Qui sono passati arabi, turchi, persiani, Alessandro Magno e Genghis Khan, ma quello che si vede oggi è stato principalmente costruito da Timur, XV secolo, in poi. In particolare, qui ovviamente sono le 3 madrasse disposte a ferro di cavallo che vanno a catalizzare l'attenzione degli occhi. La madrassa Ulugh Beg, che è la più antica, la madrassa Tiliakori, che è la più recente, e la madrassa Sherdor. Una madrassa nel mondo islamico indicava una scuola di studi elevati, in pratica una università. Quindi il Registan era una sorta di campus universitario, con una serie di facoltà e camere per gli studenti. Timur o Tamerlano ci accoglie all'entrata della parte russa della città, che di sovietico, a dire la verità, ha ben poco. E qui c'è anche il luogo dove Timur e parte della sua discendenza sono stati sepolti, il mausoleo Gur e Amir.
E purtroppo è il tempo di salutare anche Samarcanda, altro trasferimento ferroviario per arrivare a Bukhara. Bukhara, altra perla della Via della Seta, ma anche qui con una lunga storia alle spalle. Fondata anche lei prima di Cristo, capitale della dinastia persiana dei Samanidi nel IX e X secolo d.C., caduta sotto le grinfie di Genghis Khan nel XIII e conquistata da Timur nel XIV. Divenuta capitale dell'omonimo emiro, alla fine del XIX secolo divenne protettorato russo, fino ad essere incorporata nell'Uzbekistan moderno. Bukhara è sempre stata una città santa e di cultura nel mondo islamico, a testimoniarlo una miriade di moschee e madrasse che coprono una vasta area del centro, che è un continuo museo a cielo aperto, goduria per i turisti, forse un po' meno per i locali, anche se a luglio con quasi 50 gradi ovviamente di turisti non ci vedono tanti. Comunque, il distacco tra la bomboniera del centro e la vita reale fuori da esso è visibile in prezzi, strutture ed altro. E come non partire dalle ondulate e fotogeniche mura dell'Arc? Questa cittadella fortezza reale è anche la struttura più antica della città. Si hanno sue notizie dal V d.C. È stata distrutta più volte e la parte più interessante, oltre alla struttura esterna e agli interessanti musei sulla storia del luogo, è senz'altro la moschea. Uno dei pochi superstiti alle invasioni di Genghis Khan è lo splendido minareto Kalian, grande minareto, datato 1127. Alla moschea a suo fianco è stato dato lo stesso nome. Questa purtroppo è stata invece rasa al suolo dal condottiero mongol, ma ricostruita nel XVI secolo. Anche se di struttura diversa, la grandezza è simile alla moschea Bibi Kanim di Samarcanda, questo a testimoniare la rivalità fra le due città. Il negozio di cimeli sovietici devo dire che è notevole, ma non sono venuto qui per questo. Il Chor Minor in tagiko i 4 minareti, che a dire il vero non sono nemmeno minareti, ma torrette di abbellimento. La struttura è relativamente moderna, inizi del 1800, e la funzione non troppo chiara, probabilmente, ma non certo, come parte avanzata di una madrasa non più esistente. Quindi, storicamente non è estremamente importante, ma molto fotogenico anche questo.
Vediamo com'è sto posto. Con le temperature che dai diurni 50 vanno sui 30, la notte è bello vedere la vita e soprattutto i bambini prendere possesso della città. In una guest house aperta solo per me si inizia un'altra giornata di visita. E si va attiva. Purtroppo per il viaggio verso Khiva non mi attende il treno veloce Afrosiob con cui sono venuto da Samarcanda, bensì quello più standard a destra. Le 6 ore di viaggio, tramutate in 7, mi hanno deliziato delle prime 3 costituite da una fantoziana sauna a forse 60 gradi o giù per su lì. Per fortuna, dopo una inaspettata completa disidratazione del mio corpo, l'aria condizionata ha iniziato a fare il suo effetto. Comunque, il paesaggio è costituito tutto da deserto, 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 fino al... Piccola digressione geostorica. Il Sirdarya più a nord e l'Amudarya a sud sono i due giganti che scorrono nell'Asia centrale ed affluenti del Mar di Arar, o quel che rimane del Mar di Arar. Infatti, dagli anni 40, a causa del grande schema sovietico di irrigazioni per avere colture agricole e di cotone in queste zone desertiche,
questi due fiumi hanno portato sempre meno acqua all'Ara, fintanto che ormai è quasi del tutto prosciugato. Nella zona settentrionale, quella del Sir Daria, ci sono progetti per cercare di ampliare nuovamente il bacino, ma nella parte meridionale della Mudaria ormai si può dire che è inesistente. Dal treno è incredibilmente visibile il repentino cambio di paesaggio, da un deserto arido a campi ultraverdeggianti inondati d'acqua. Arrivata Kiva. Che bella stanzioncina. Mamma mia, all'ombra. Tanto tribolato e lungo il viaggio in treno, quanto rapida e piacevole la camminata dalla stazione alla Icciankala, la città interna murata di Khiva. Questo è stato il primo sito uzbeko, e con valide ragioni, ad essere stato iscritto UNESCO. Solo un appunto. È meglio arrivare qui con un pacco di soldi, non perché la città sia cara, anzi il contrario, ma perché di bancomat, almeno per il mio circuito, alle porte est ed ovest ce ne sono, ma sembrano solo per carte locali, ce n'era solo uno, all'interno di un hotel, che dava solo dollari, e di uffici cambi ce n'è solo uno. Comunque, l'arrivo prosegue a bomba, su per cena con un tipo di Lachman verde ai piedi del monumento più iconico e splendida passeggiata notturna. Della città di Khiva se ne parla già dal X secolo, ma assunse più importanza all'inizio del 1500, quando tribù uzbeke formarono il Khanato di Khiva. Inizialmente la città principale di questa regione era Konya-Urgench, attualmente in Turkmenistan, ma nel XVII secolo la capitale si spostò qui e piano piano iniziò a crescere. La città di Khiva viene spesse volte associata al mercato degli schiavi. Difatti, proprio in questi anni e per molto tempo, era forse il centro di tutta l'Asia centrale per questo tipo di business. La città interna è ultra compatta e ricca di gioielli, dal minareto non completato a palazzi e madrasse splendidi e viste mozzafiato. Beh, non resta che vederli.
mattina alle 6 è freschetto.